Ah, Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi e padre della patria. Di lui si potrebbero fare film colossal o una serie TV di successo. E invece abbiamo solo film vecchissimi fin troppo pomposi. Perciò vi dovrete accontentare di un video a basso budget su YouTube. Che sarebbe proprio questo. Giuseppe Garibaldi nacque a Nizza il 4 luglio 1807 e, come tutti, eroe di Zero Mondi. In quel periodo il territorio era occupato da Napoleone, di conseguenza Garibaldi nacque come cittadino francese. La famiglia apparteneva alla piccola borghesia. Il padre Domenico si era spaccato la schiena conducendo una dura vita da marinaio. Nizza era una città di confine linguistico e, finita l'era napoleonica, tornò al restaurato regno di Sardegna della dinastia Savoia. Sin dall'infanzia il giovane Giuseppe intendeva seguire le orme del padre, nonostante sua madre desiderasse un futuro più tranquillo per lui. In questo periodo si faceva chiamare Peppino. E così, sin dall'adolescenza, Peppino navigava per il Mediterraneo, prima insieme a suo padre, e poi come mozzo. Dopo anni di gavetta riuscì a diventare capitano di terza classe. Nel frattempo l'Italia era in tumulto e si scatenarono diversi moti popolari che furono repressi nel sangue. In uno dei viaggi di Capitan Peppino si imbarcò una setta di San Simoniani, i quali gli insegnarono i valori della libertà dei popoli e della patria. Peppino rimase folgorato dalle loro parole e decise di diventare un difensore dei popoli. Subito dopo, in una taverna di Taganrog, incontrò una persona. Ehi, lo sai che è nata una nuova associazione? Si chiama Giovine Italia. Punta alla libertà del popolo italiano! Wow, anch'io sono per la libertà dei popoli! Il loro capo si chiama Giuseppe Mazzini e viene da Genova. Peppino si innamorò di questi discorsi e qualche anno dopo si iscrisse all'associazione. Mazzini era convinto di poter unire l'Italia con rivolte popolari sollevati dai ceti sociali più poveri. E così tentò l'impresa nel 1933. Dopo aver ottenuto generosi finanziamenti, organizzò delle rivolte nel Regno di Sardegna. A guidarle fu incaricato il generale Gerolamo Ramorino. Pessima scelta! Sprecò molti dei fondi e arruolò pochissimi soldati, nonostante la sua richiesta di posticipare l'operazione. Ma Mazzini era comunque determinato a procedere. Il piano prevedeva che il generale invadesse la regione della Savoia, mentre da Genova diversi militari, tra cui Peppino, avrebbero scatenato le rivolte in città. Ma in Savoia sapevano già tutto e soppressero il colpo di stato sul nascere. Al Nizzardo non rimase che la fuga. Prima di lasciare il regno, però, andò a casa per dare un ultimo saluto alla sua famiglia, senza sapere se l'avrebbe mai rivista. Mentre si trovava a Marsiglia, venne a sapere di essere stato condannato a morte in quanto capo cospiratore. Dopo qualche mese partì in esilio per il Sud America con l'obiettivo di diffondere la propaganda mazziniana, tenendo un occhio vigile verso l'Italia, convinto che prima o poi sarebbe arrivato il giorno del riscatto. Quindi, fino a questo momento possiamo considerare Garibaldi eroe di almeno un mondo? Direi proprio di no. E così per Peppino iniziò una nuova vita in un nuovo continente. Destinazione Impero Brasiliano. Qui si faceva chiamare João. Appena arrivato a Rio de Janeiro, fu accolto da esuli mazziniani e si unì a loro. Bisognava radunare più esuli italiani possibili per una futura insurrezione in Italia. Ma João si rese conto che, a suo dire, i suoi compagni erano tutto fumo e niente ardosto. Si stava mantenendo facendo il commerciante, ma questo mestiere gli stava stretto. Voleva fare qualcosa di importante. Nel frattempo era stato arrestato un rivoluzionario italiano, Tito Livio Zambeccari. João decise di incontrarlo. Egli sosteneva la provincia del Rio Grande del Sud, la più ricca e autonoma del Brasile, che da 2 anni era in guerra per la propria indipendenza. Il suo presidente si chiamava Bento Gonçalves. João decise di incontrarlo e rimase affascinato dai discorsi di Zambeccari. Fedele al desiderio di combattere per la libertà dei popoli, decise di sostenere la causa della Repubblica del Rio Grande pur senza conoscerla. Voleva mettersi al servizio di un Davide contro Golia. Per questo non vide le contraddizioni della Repubblica che vi lascio in queste note. João offrì la sua nave e divenne un corsaro. Ora, per evitare fraintendimenti, che cos'è un corsaro? È simile a un pirata? Più o meno. I corsari sono ingaggiati ufficialmente da un governo con l'obiettivo di sabotare e depredare le navi nemiche. E così João lasciò le coste brasiliane e fece le sue prime razzie. Poi si spostò a Montevideo, in Uruguay, alleato coi riograndensi.
Ma non sapeva che la situazione politica era cambiata e il Brasile aveva imposto al paese l'arresto dei corsari. João venne a sapere in tempo della cosa e lasciò la capitale in fretta e furia, ma non vi fu tempo di fare rifornimenti di cibo. E così mandò uno dei suoi in cerca di rifornimenti. La nave attese per diversi giorni, ma nel mentre arrivò un'imbarcazione uruguagia. Vi fu un breve scontro a fuoco, il timoniere fu ucciso e João ne prese il posto. Ma fu colpito al collo e cadde privo di sensi. Gli scontri proseguirono e la nave riuscì a fuggire lungo i fiumi argentini, ma le condizioni di João erano critiche. Devi curarti al più presto! Ma la città più vicina è Gualeguay, ostile al Rio Grande! Va bene, portatemi lì lo stesso. Iniziò un periodo di cura e libertà vigilata che durò circa 6 mesi. Durante la sua prigionia, il presidente Bento Gonçalves fu catturato dai brasiliani e la rivoluzione subì un duro colpo. In Argentina era salito al potere Juan Manuel de Rosas, un politico molto pericoloso. Quando venne a sapere della prigionia di Garibaldi, ne ordinò il trasferimento. João tentò una fuga, fallendo. Confessa! Chi sono i tuoi complici? Ah, non vuoi parlare? E va bene! Ma lui rimase in silenzio. Passarono 2 mesi e Rosas decise di scarcerarlo, poiché la sua presenza cominciava a farsi politicamente pesante. João arrivò a Montevideo, dove fu aggiornato sulla situazione del Rio Grande. Bento Gonçalves era riuscito a fuggire ed era tornato alla capitale provvisoria Piratini, ridando vita alla rivoluzione. Ehi João, vuoi unirti all'esercito riograndense? Fammici pensare un attimo. Allora, che cosa ho fatto in questi 2 anni in America? Ho tentato di organizzare una rivoluzione insieme ai mazziniani, ma ho fallito miseramente. Invece in battaglia mi sono fatto valere. Quindi io non sono un grande organizzatore o propagandista, ma sono un soldato. Sì, combatterò per i popoli oppressi. E così si unì al Rio Grande, mettendo da parte l'infruttuosa causa mazziniana. Divenne il comandante della flotta da guerra riograndense, che in quel momento esisteva solo sulla carta. La capitale Porto Alegre era stata presa dagli imperiali, ma era tenuta sotto assedio. La città si stava rifornendo via mare attraverso la laguna delle Anatre. Il compito di João era quello di sabotare tali rifornimenti. E così si piazzò a ridosso della laguna, dalla quale partivano le incursioni marittime con 2 navi, una delle quali capitanata da João stesso. Le azioni corsarie furono un successo e gli imperiali furono costretti a scortare i rifornimenti con navi da guerra, rallentando la logistica. Al di là della guerra, João se la stava spassando. Corteggiava numerose donne riograndensi e cominciò anche a indossare un poncho in stile gaucho, che non avrebbe più tolto per il resto dei suoi giorni. I brasiliani erano stufi delle incursioni riograndensi e così organizzarono una retata contro Garibaldi, mandando uno dei loro uomini migliori. Rimasto solo col cuoco, João fu attaccato di sorpresa. Rispose al fuoco con tenacia, nonostante si trovasse in inferiorità numerica. E all'arrivo dei rinforzi ebbe la meglio sugli imperialisti. L'eco della battaglia rese famoso Garibaldi in tutto il Sud America. Per Bento era essenziale avere una base sull'oceano, perciò fu ordinata la conquista di Laguna. Ma via mare era irraggiungibile. Un confronto diretto sarebbe stato un suicidio. E così Garibaldi pensò a una rotta alternativa: attraversare il fiume Capivari e spostare le navi via terra con tutti gli aiuti e i mezzi possibili. L'impresa riuscì e la spedizione raggiunse l'oceano. Ma appena arrivati, una tempesta affondò una delle 2 navi. João, ottimo nuotatore, riuscì a salvarsi. 2 suoi cari amici, invece, persero la vita. Nonostante la perdita di una nave e buona parte dell'equipaggio, João non demorse e proseguì la missione. Laguna si trovava per pura coincidenza in una laguna. La città appoggiava i ribelli e l'esercito riograndense era vicino, ma era fondamentale rompere il dominio marittimo brasiliano. João, con un'abile manovra, riuscì a rubare 2 navi e ne distrusse una. Ehi là, sono qui! Venite a prendermi! L'esercito poté così entrare in città e Laguna fu presa in meno di 2 ore. La missione di Garibaldi fu un enorme successo. Nei giorni successivi, mentre si trovava sulla propria nave, João vide attraverso il cannocchiale una donna. Fu un colpo di fulmine.
Portate subito la nave verso quella ragazza! Ma lei intanto era sparita e Joao restò deluso. Subito dopo fu invitato in una casa per un caffè e il caso volle che la donna si trovasse lì. Ella aveva 18 anni e si chiamava Ana Maria de Jesus Ribeiro, meglio conosciuta come Anita. Devi essere mia! Nonostante la sfrontatezza, Anita si innamorò di questo strano individuo. Ella era consapevole della vita avventurosa e pericolosa del suo amato, nonché la sua tendenza a corteggiare qualunque donna incontrasse, ma decise comunque di seguirlo. La città di Marui si era ribellata ai riograndensi ritenendoli più crudeli degli imperiali. Gonsalves ordinò a Joao di reprimere la ribellione. Egli, pur essendo contrario, obbedì. E Joao descrisse questo episodio come una delle sue pagine più tristi. L'impero brasiliano decise di fare sul serio e mandò i mezzi pesanti. La flotta era 10 volte più grande di quella di Joao. Pur consapevole di non avere alcuna speranza, Garibaldi provò a resistere. Anita si dimostrò una donna fuori dal comune. Partecipò attivamente alla battaglia, dimostrando tutta la sua tenacia, nonostante Joao le intimasse di stare al sicuro. La maggior parte della flotta fu distrutta e Laguna cadde. Iniziò la ritirata delle truppe. Anita fu catturata in battaglia e sembrava fosse finita per lei. Ehi, pare che Garibaldi sia morto! Oh no! Vi prego, lasciatemi recuperare il corpo nel campo di battaglia! Va bene. Non trovandolo, capì che Joao era ancora vivo e così approfittò della situazione per fuggire e ricongiungersi al suo amato. A settembre nacque il primogenito di Joao e Anita, Domenico Menotti Garibaldi. Il nome era dedicato al padre di Giuseppe e al patriota modenese Ciro Menotti, che era stato giustiziato 9 anni prima. Ma non c'era tempo per festeggiare l'arrivo del bimbo. A São Simão le truppe di Garibaldi furono decimate. Di tutti i mazziniani, egli era ormai l'unico superstite. Gli imperiali stavano avanzando sempre più in profondità. Ormai la guerra non poteva che finire in un'unica maniera. Joao insieme alla famiglia iniziò una lenta ritirata, che significava marciare per settimane in mezzo alle foreste con un neonato da far sopravvivere. Capì che adesso che aveva una famiglia non poteva continuare così. Chiese e ottenne il permesso di congedarsi dall'esercito per marciare verso Montevideo, in Uruguay. Come compenso per il suo enorme contributo, gli furono dati 1000 buoi. Ma durante la traversata ne perse 4/5, anche a causa delle sue scarse capacità economiche. La guerra verrà vinta dall'impero del Brasile negli anni seguenti. Nel frattempo, per Garibaldi iniziava una nuova vita in Uruguay con Anita e il figlio Menotti. A partire da questo momento non si fece più chiamare Joao, ma José. Nel primo periodo si improvvisò commesso viaggiatore. Vendeva pasta di mandorle, formaggio e grano. Poi divenne professore di matematica, storia e lingue. Nonostante stesse con un eroe squattrinato e apparentemente destinato a una vita come tante altre, ad Anita andava bene così. Ehi José, perché non ci sposiamo con rito religioso? Così regolarizziamo il nostro rapporto. Ma lo sai che io sono anticlericale. Ti prego! Va bene. E così José sposò Anita. Non appena aveva messo piede a Montevideo, Garibaldi fu subito raggiunto e adulato dai mazziniani della città. Ma stavolta non era uno tra tanti. Il valore dimostrato nel Rio Grande e le sue capacità di condottiero lo avevano reso famoso, e così divenne un leader amato e rispettato da tutti. Ma in quel momento l'Uruguay si trovava in difficoltà. Dal 1838 era in guerra con l'Argentina di Rosas. È una storia un po' complessa, ma per farla semplice, Rosas mirava di inglobare il piccolo paese attraverso il suo laccheo uruguagio Oribe, del Partito Blanco. Il Partito Colorado, invece, intendeva preservare l'indipendenza ed era di base a Montevideo. Avendo in città un ex comandante con esperienza sul campo, i Colorado si ingaggiarono José. Forte della sua esperienza da corsaro, fu incaricato di avventurarsi nel fiume Paranà. Obiettivo: attaccare qualunque imbarcazione argentina e portare risorse a 2 province argentine ribelli. Dopo 2 settimane, la flotta argentina raggiunse José. La disparità di forze era ancora una volta netta e Garibaldi perse la battaglia. Riuscì a fuggire a Esquina, ma le perdite furono tremende. L'Argentina aveva vinto una battaglia importante e avanzò. A José fu ordinato di rientrare in Uruguay perché la sua capitale, Montevideo, si trovava sotto assedio. Garibaldi fece costruire una piccola flotta e la guidò contro quella argentina.
Nella capitale vi erano numerose comunità straniere che si unirono alla guerra formando i propri battaglioni. Stessa cosa avvenne per la comunità italiana, composta da volontari provenienti da tutti gli stati dello stivale. Solo un uomo col carisma e la reputazione di Garibaldi li avrebbe potuti guidare. E così nacque la Legione Italiana. Come stemma fu assegnato un vessillo nero col Vesuvio, a rappresentare la determinazione italiana in eruzione. Mancavano solo le divise. Siccome i soldi erano pochi, si optò per una soluzione economica. Delle tuniche rosse da macelleria che ben si mimetizzassero col sangue. Questo fu l'inizio del mito delle camicie rosse. La Legione Italiana contava centinaia di soldati e, nonostante qualche episodio indisciplinato, combatteva valorosamente. Parallelamente, José doveva guidare le operazioni marittime, volte a sabotare e depredare le navi argentine. Dopo mesi di battaglie e un fallito tentativo di negoziazione mediato da Francia e Regno Unito, a José fu ordinato di entrare nel fiume Uruguay e fare ciò che sapeva fare meglio: razziare qualunque imbarcazione nemica. Dopo mesi di incursioni e battaglie minori, José giunse a Salto e la occupò. Gli argentini misero la città sotto assedio, ma essi, rendendosi conto dell'impossibilità di vincere, allentarono la presa. Mentre si trovava lì, ricevette una lettera. La secondogenita Rosita, nata appena 2 anni prima, era morta di vaiolo. Una tragedia che era costretto a piangere da lontano. Il Nizzardo ricevette notizia di rinforzi in arrivo, perciò decise di andargli incontro, ma fu colto di sorpresa a San Antonio. I suoi 200 uomini si trovarono davanti a una forza di circa 1000 effettivi. Una superiorità schiacciante. Presto! Riponiamoci in quella casa! Forte della sua esperienza in guerriglia, José sfruttò al meglio il territorio e dispose perfettamente le linee di difesa. Gli argentini commisero l'errore di non attaccare subito in massa. Dopo 8 ore di battaglia furiosa in una rovente giornata d'estate, Garibaldi ordinò la ritirata, che si svolse ordinatamente. Il bilancio delle vittime fu nettamente a suo favore. Dal punto di vista militare, quella di San Antonio non fu che una piccola scaramuccia seguita da una ritirata regolare, ma ebbe un enorme impatto. Era la prima battaglia vinta dall'Uruguay e rivitalizzò il morale della popolazione, ancora sotto assedio a Montevideo. Il nome di Garibaldi cominciò a diventare famoso in tutto il continente, ma anche in Italia. Stava iniziando il mito garibaldino. Mesi più tardi fu accolto con una parata a Montevideo. La bandiera della legione fu onorata aggiungendo una dedica alla battaglia di San Antonio. José riprese sin da subito l'attività di corsaro. Sono stufo di quel Garibaldi! Ho sentito dire che non lo pagano. Potrebbe essere l'occasione per comprarlo e farlo passare dalla nostra parte. Forza! Andate e compratelo a qualunque cifra! Allora? È impossibile comprarlo. È un uomo dalla testa dura. A José i soldi non sono mai interessati. Egli combatteva per la causa in cui credeva. Persino Rivera gli offrì dei terreni, ma a differenza dei comandanti di altre legioni straniere, egli rifiutò. José fu nominato capo di tutte le forze impegnate nella difesa della città. Uno straniero capo delle forze armate? Inaudito! E così si vide costretto a rinunciare quasi subito. La guerra si trovava in una situazione di stallo e persino tra i Colorados vi furono delle lotte intestine. A José questa situazione non piaceva per niente e cominciò a guardare lontano, verso casa, verso l'Italia. La situazione stava evolvendo. Il Piemonte e la Toscana avevano concesso una parziale libertà di stampa. Nello Stato Pontificio era stato nominato Papa il giovane Pio IX, che, non appena varcate le porte di San Pietro, fece cose mai viste prima. Per questo veniva visto come un liberale e una futura guida spirituale di un ipotetico Stato italiano in forma confederata. I tempi sembravano maturi per poter tornare in patria. José fremeva e scrisse ripetutamente a Mazzini per organizzare una spedizione in Italia. Ma la mancanza di fondi costrinse il Nizzardo a posticipare la partenza. Anita, tu intanto vai a Nizza coi bambini. Vai a casa di mia madre. Io vi raggiungerò il prima possibile. Va bene, José? E Anita partì coi bambini. Nello stesso momento scattò la tanto attesa scintilla. La Sicilia, stanca di decenni di occupazione e sfruttamenti da parte dei Borboni, si ribellò. Riuscì a scacciare gli occupanti e dichiarò la propria indipendenza. Si creò una reazione catena che scatenò moti rivoluzionari in tutta Europa. Quando le notizie arrivarono a Montevideo, Garibaldi si disperò. No! Arriveremo tardi!
Ad aprile riuscì finalmente a salpare con 62 uomini sulla nave Speranza. Lo aspettava un viaggio di 2 mesi. Il Nizzardo si lasciò così alle spalle il continente che lo aveva ospitato per 13 anni. La guerra civile uruguaiana si risolverà negli anni seguenti con la vittoria dei Colorados. L'Uruguay continuerà ad esistere ed erigerà statue per il condottiero che ha assaltato le navi nemiche. Quindi, a questo punto possiamo considerare Garibaldi eroe di almeno un mondo? Direi proprio di sì. Si era fatto valere in ben 2 guerre. Non era più Peppino, Joao o José. Era Garibaldi, il condottiero italiano. Dopo 2 mesi di viaggio, ormai quasi a destinazione, la nave Speranza vide un'imbarcazione battere una bandiera insolita, un tricolore verde, bianco e rosso. Era l'antico simbolo di rivoluzione e identità italiana. Garibaldi e i suoi uomini, presi dall'entusiasmo, decisero di fare altrettanto. Non avendo una bandiera a bordo, ne improvvisarono una, fatta con i vestiti a loro disposizione. Dopo tanti anni di attesa, era finalmente arrivato il momento di lottare per la terra natia. Lottare per la libertà e l'unità d'Italia.